Quarto livello di calibrazione per il riconoscimento di spugne. Cominciamo ad arricchire ancora di più l'esercizio. Nel livello precedente abbiamo richiesto l'anticipazione, adesso introdurremo anche la richiesta del confronto con l'altro arto per rendere più coerenti le informazioni fra i due lati. Tenete conto che l'informatività attraverso il tallone è un elemento molto importante, non è un caso infatti che molti pazienti emiplegici durante il loro cammino presentino un passo che arriva a terra prima di punta anziché il tallone. Allora, sei dritto. Senti, quale spugna vuoi sentire col piede sinistro? La 2? La 2, benissimo. Allora adesso io te la faccio sentire lì. Poi mi devi dire se te ne faccio sentire una uguale anche qua, va bene? Allora, noi a sinistra gli facciamo sentire sicuramente quella che ci ha richiesto, in modo tale da potergli offrire un modello da poter confrontare. Allora, stai dritto, gambe. Allora, preparati a sentire la stessa cosa, dammi tu il via, Via. Già hai fatto? Sì. Era la stessa? Esatto, era proprio la stessa, era la 2. Questa qua. Molto, molto bene. Il tempo che deve trascorrere fra la proposta della spugna a sinistra e quella che proporremo a destra deve rispecchiare il tempo che realmente noi impiegheremo per percepire quella spugna, perché l'immagine che deve costruire il nostro paziente deve essere un'immagine di tipo sensitivo, deve immedesimarsi nella sensazione che dovrà percepire, pertanto il tempo che deve trascorrere deve essere più o meno lo stesso, altrimenti se è troppo rapida ci fa pensare che l'immagine sia incompleta, oppure prendere caratteristiche visive, immaginare se stesso di vedersi compiere questa azione, ma non di sentirsi compiere questa azione. Quindi questo è un elemento che dovremmo tenere a mente durante l'esecuzione. Esercizio delle spugne, posizionamento in piedi. Per questo esercizio, come al solito, scegliamo un appoggio fisso da offrire al nostro paziente sul suo lato sinistro, un appoggio che possa essere ben sicuro, come un corrimano sul quale si possa anche aggrappare. Per le prime volte utilizziamo la nostra sedia da porre dietro per gestire un'eventuale perdita di equilibrio. In ogni modo, per le prime volte che effettuate questo posizionamento, vi suggerisco di coinvolgere un altro familiare che vi possa dare un po' di sicurezza e quindi mettersi dietro al paziente. Il paziente avrà il piede sinistro davanti il piede destro, in modo tale da permetterci di poter effettuare il raggiungimento con il piede destro. La spugna di volta in volta verrà posizionata proprio in prossimità delle dita del piede sinistro, proprio per effettuare il ciclo completo del passo. Semplicemente il paziente si troverà con il busto eretto, quindi evitando che guardi verso il basso ed assuma una postura non corretta per il cammino. Porta il peso sulla gamba sinistra, noi lo accompagniamo leggermente, guidiamo l'arto inferiore in modo tale che si possa un pochettino piegare, benissimo, deve essere leggero. Bene. Poi prendiamo la nostra spugna che abbiamo deciso di farvi sentire
la mettiamo in questo modo davanti al piede sinistro. Per le prime volte potrebbe essere utile appoggiare le nostre dita sul pantalone, in questo modo per dargli il senso di non dover sollevare il fianco. Poi prendiamo benissimo, una volta appoggiato il tallone, accompagniamo il peso in questo modo. Benissimo. Ti sei fatto un'idea della spugna? Da 2. Aspetta un attimo, e tu dici da 2. Allora torniamo indietro, piega bene il ginocchio, appoggia la punta. Allora ti faccio sentire la 2. La 2 sarebbe così. Porta di nuovo il peso a sinistra, rilascia bene questa gamba destra, e andiamo a sentirla con un po' di peso. È uguale a prima? No, No. questa è più morbida. Questa è più morbida. Quindi prima che cosa poteva essere? La 5. La 5, esattamente. Bravissimo. Allora. Bene. Nel caso in cui il paziente non sia in grado di poter dare una numerazione alle spugne, dobbiamo ricorrere nuovamente all'indicazione. Ora qui le cose si complicano perché il suo arto sinistro, presumibilmente l'unico che è in grado di muovere in questo momento, è impegnato nell'appoggio. Quindi dobbiamo ricorrere a quelle strategie che abbiamo imparato durante il corso degli esercizi relativi al recupero delle funzioni base del linguaggio. Mettiamo le spugne davanti a lui e indichiamo la spugna chiedendogli: è questa? E magari gliela possiamo far sentire con la mano liberando leggermente l'appoggio, e lui ci deve dire sì o no. Quindi è questa? Sì. Sì. Ecco, se fosse difficile introdurre questo tipo di comunicazione perché gran parte dell'attenzione del paziente è investita nel mantenere la posizione eretta, allora possiamo aiutarlo a sostenerlo un pochino e chiedergli di indicare. Esattamente. Benissimo. Quando le cose andranno meglio anche attraverso questo posizionamento, potrebbe essere utile riprendere alcuni aspetti dei livelli precedenti, come la richiesta di anticipazione o la richiesta di confronto con l'altro lato.